Il 4 gennaio 2012, un utente di 4chan ha pubblicato questa immagine sulla famigerata bacheca B o random del sito. L'autore anonimo, che usava lo pseudonimo a 4 cifre 3301, ha sfidato gli utenti a scoprire un messaggio nascosto nell'immagine. All'insaputa di coloro che vi si sono imbattuti, qualcuno aveva appena dato il via a una delle cacce al tesoro più elaborate che Internet abbia mai visto. Nel giro di pochi minuti dalla pubblicazione dell'immagine, qualcuno scoprì che aprendo il file con un editor di testo si poteva trovare una stringa di testo leggibile. La stringa conteneva un codice che, una volta decifrato, formava un collegamento a un'altra immagine. All'inizio sembrava un vicolo cieco, ma usando un'applicazione nota come Outguess, gli utenti sono stati in grado di estrarre informazioni nascoste incorporate nella prima immagine. Le informazioni estratte portavano a un subreddit che a sua volta conteneva informazioni su un libro. Il libro, insieme a un codice, poteva quindi essere utilizzato per scoprire un numero di telefono che, quando chiamato, riproduceva questo messaggio preregistrato. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Il giorno seguente, l'immagine iniziale era stata pubblicata ovunque su Internet. Una crescente comunità di detective da poltrona cercò di svelare questo elaborato enigma, ma nessuno sapeva bene cosa farne. A cosa serviva l'enigma? Chi c'era dietro? Cosa succede quando si arriva alla fine? Alcuni naturalmente lo liquidarono come uno scherzo elaborato, mentre altri percepirono la sua complessità come una prova contro il fatto che fosse opera di un semplice troll. In poco tempo iniziarono a circolare voci secondo cui questo potesse essere il lavoro di qualche società segreta o agenzia di intelligence con l'intento di reclutare individui esperti in crittografia, stenografia e altri campi correlati. Naturalmente, non erano altro che voci. I 2 numeri mancanti menzionati nella registrazione si sono rivelati essere le dimensioni dell'immagine originale. Dopo aver moltiplicato la larghezza e l'altezza per 3301 e aver utilizzato il prodotto come indirizzo web, gli utenti venivano indirizzati a un sito web. Il sito consisteva in un conto alla rovescia e l'immagine di una cicala. Quando il conto alla rovescia raggiungeva lo 0, la pagina veniva aggiornata con un elenco di coordinate. Le coordinate indicavano località in tutto il mondo, 14 località in 5 paesi diversi. Ora spettava ai partecipanti che vivevano vicino alle coordinate specificate alzarsi dalle loro poltrone e avventurarsi all'esterno. Coloro che credevano che Cicada fosse il lavoro di un'organizzazione, ora sentivano che le loro convinzioni erano giustificate. Secondo loro, solo un collettivo internazionale possedeva i mezzi e le risorse per creare una caccia al tesoro di questa portata. Non era il lavoro di un troll qualunque. In ogni postazione era presente un poster con il simbolo della cicala e un codice QR. On the bike shelter over here. See, I got it right there. Oh. You can see the corners. As excited, I just kind of ripped it off. I codici erano collegati a un'immagine. L'immagine conteneva un enigma. L'enigma portava a un libro e il libro portava a un sito web. Ma qui il puzzle ha preso una piega inaspettata. Solo un gruppo selezionato di primi arrivati su questo sito web è stato accettato nella fase finale del puzzle. Il sito alla fine ha chiuso con il messaggio «Vogliamo il meglio, non i follower». I finalisti sono stati anche avvisati di non collaborare con altri né di condividere i dettagli di questa fase privata del puzzle. Dopo quasi un mese di silenzio, un'immagine è apparsa sul subreddit annunciando la conclusione del puzzle e, così, la fine della caccia. Cicada avrebbe presumibilmente trovato gli individui altamente intelligenti che stavano cercando e cosa sia successo loro è un po' un mistero.
ma ne parleremo più avanti. La mancanza di una spiegazione è stata percepita da molti come la conferma che il puzzle non era stato altro che una caccia all'unicorno intesa a far perdere tempo a tutti. Dopotutto, le domande sollevate dall'immagine originale sono rimaste senza risposta. A cosa serviva il puzzle? Chi c'era dietro? Cosa succede quando si arriva alla fine? Tuttavia, come si è scoperto in seguito, questo era solo l'inizio. Chiunque si trovasse dietro questo intricato gioco ha avuto la lungimiranza di includere un codice di autenticazione noto come firma PGP insieme a ogni indizio. Ciò ha consentito agli utenti di verificare che un'immagine o un messaggio provenissero effettivamente da Cicada, anziché da qualche impostore che cercava di dirottare il puzzle. Cicada aveva ripetutamente messo in guardia da tali falsi percorsi e aveva insistito sul fatto che qualsiasi messaggio privo di una firma PGP valida avrebbe dovuto essere prontamente ignorato. Ecco perché questa immagine, pubblicata esattamente 1 anno e 1 giorno dopo la prima, ha provocato una tale agitazione. Dopo 1 anno di imitazioni poco brillanti, questa immagine corrispondeva finalmente alla firma PGP ufficiale. Cicada era tornata ed era tempo per il secondo round. Il secondo puzzle non era troppo diverso dal primo. L'immagine racchiudeva un messaggio, il messaggio portava a un libro, il libro produceva un collegamento e gradualmente il puzzle si formava. Ad un certo punto è stata scoperta una registrazione intitolata The Instar Emergence. Un altro indizio ha portato a un account Twitter criptico che poi ha portato a un'immagine. L'immagine si è rivelata fondamentale per la progressione del puzzle, ma l'inclusione di questo alfabeto runico sarebbe rimasta un mistero per un bel po' di tempo. Proprio come il primo puzzle, il secondo si è spostato nel mondo fisico quando una lista di coordinate ha costretto i partecipanti a scendere di nuovo in strada, alla ricerca di manifesti enigmatici. Questa volta si trattava di 8 località in 4 paesi diversi, ma alla fine la pista si è nuovamente fermata. Un altro gruppo selezionato di primi arrivati era stato accettato in una fase finale privata del puzzle. A differenza del primo puzzle, il secondo non si è concluso con un messaggio ufficiale di Cicada. La pista si è semplicemente raffreddata e Cicada è scomparsa ancora una volta, lasciandoci senza esserci avvicinati ad una spiegazione. Tuttavia, questa non era ancora la fine. All'inizio del 2014 era tempo per il terzo round. Ancora una volta l'immagine racchiudeva un messaggio e il messaggio portava a un libro. Il libro portava ad un link e il resto era più o meno la stessa cosa. Solo che questa volta il puzzle sembrava ruotare attorno a uno strano libro. Il libro era intitolato Liber Primus, che significa primo libro in latino, ed era stato evidentemente scritto da Cicada. L'alfabeto runico scoperto nel 2013 aveva finalmente un senso, poiché il libro era scritto principalmente in rune. Anche così, il significato delle pagine tradotte era criptico a dir poco. Il libro conteneva varie idee filosofiche e ideologiche, e sembrava essere il loro manifesto. Da allora molti hanno paragonato gli strani scritti a quelli di una setta. Tuttavia, il libro comprendeva anche una miriade di indizi e codici. Ad esempio, questa pagina consigliava ai partecipanti di cercare un sito web nel Deep Web, ma il sito rimane sconosciuto. Un'altra pagina conduceva a un sito web contenente un'altra registrazione intitolata Interconnessione. Tuttavia,
Una parte significativa del libro deve ancora essere tradotta. Il testo runico su alcune pagine sembra essere offuscato da strati di crittografia che devono ancora essere decifrati. Delle 74 pagine con rune, solo 19 sono state tradotte con successo, mentre il 2015 è arrivato e se n'è andato senza il lancio di un nuovo puzzle. Molti hanno iniziato a sospettare che il Liber Primus dovesse essere completato se Cicada voleva tornare. Ciò è stato più o meno confermato all'inizio del 2016, quando Cicada ha incoraggiato un riesame del libro. Sono passati anni con progressi minimi e un silenzio quasi totale da parte di Cicada. Quando l'immagine iniziale apparve su 4chan nel 2012, molti diedero per scontato che Cicada 3301 dovesse essere un gioco di realtà alternativa progettato da un'azienda per promuovere un nuovo servizio o prodotto. Ad esempio, Microsoft sviluppò un elaborato ARG nel 2001 per promuovere il film Artificial Intelligence e una campagna di marketing simile fu usata per promuovere l'uscita di Halo 2. Ma l'uscita di puzzle successivi e la totale mancanza di commercializzazione hanno più o meno eliminato questa possibilità. Se scegliamo di credere ad alcune delle informazioni trapelate dalla fase finale privata di ogni puzzle, otteniamo qualche spunto su chi potrebbe essere questo gruppo. Ad esempio, alla fine del primo puzzle, i finalisti hanno presumibilmente ricevuto questa email. In essa, Cicada si descrive come un gruppo internazionale che crede che la privacy sia un diritto inalienabile. L'obiettivo di ogni puzzle è reclutare individui con idee simili nel tentativo di sviluppare soluzioni attente alla privacy. L'email si conclude con 3 domande, ma la firma PGP, che avrebbe confermato l'autenticità dell'email, è stata opportunamente rimossa dal leaker. Sebbene l'idea di una società segreta che recluta individui tramite elaborati enigmi crittografici possa sembrare un po' assurda o addirittura cospirativa, non è del tutto infondata. Sia le aziende che i governi hanno impiegato tecniche di reclutamento simili almeno dalla Seconda Guerra Mondiale. Nel 2013, l'agenzia di intelligence britannica GCHQ ha lanciato un programma di reclutamento noto come Can You Find It? I partecipanti dovevano decifrare una serie di crittogrammi nascosti su internet e a coloro che riuscivano a risolvere l'intero enigma veniva offerto un premio o una posizione presso l'agenzia. Google ha fatto qualcosa di simile con cartelloni pubblicitari enigmatici nel 2004 e la Marina degli Stati Uniti ha lanciato un progetto quasi identico nel 2014. Ok, ma allora, che dire delle reclute? Perché non abbiamo sentito parlare di questi pochi eletti? Il fatto è che distinguere un finalista legittimo da un impostore è praticamente impossibile. In un'intervista del 2015 con Rolling Stone, 2 presunti vincitori del primo puzzle hanno raccontato gli eventi oltre la fase finale. Dopo aver ricevuto un'email da Cicada, sono stati indirizzati a un forum sul dark web. Qui hanno potuto comunicare con una ventina di reclute e una manciata di membri affermati di Cicada. È stato detto loro che Cicada 3301 era stata fondata da un gruppo di amici che condividevano ideali comuni su sicurezza, privacy e censura. L'obiettivo era quello di lavorare come collettivo per sviluppare applicazioni software in linea con tale ideologia. Man mano che gli amici reclutavano altri amici, questa società segreta si è rapidamente espansa in un'organizzazione internazionale decentralizzata. Le reclute sono state quindi incaricate di sviluppare software che si adattasse all'ideologia del gruppo e i membri di Cicada avrebbero supervisionato i loro progressi. Ma senza il fascino di un puzzle da risolvere, le reclute hanno rapidamente perso interesse. Entro la fine del 2012 tutti tranne uno se n'erano andati e pochi mesi dopo il sito era scomparso. Non hanno mai più sentito parlare di Cicada. Uno dei 2 vincitori, di nome Marcus Wanner, si è trovato con lo youtuber Nox Populi. Lo stesso Nox Populi afferma di essere il vincitore del secondo puzzle. Egli è stato contattato e questo è parte di ciò che ha detto.
Dopo aver completato le fasi finali del secondo puzzle, Nox Populi ha ricevuto un invito a unirsi a Cicada 3301. Tuttavia non è stato invitato a un sito web, ma gli è stato semplicemente detto di avere pazienza. Poi, verso maggio 2013, tutte le comunicazioni con Cicada sono cessate bruscamente. Questo è stato più o meno nello stesso periodo in cui il sito web dedicato ai vincitori del primo puzzle è stato improvvisamente rimosso. Nox Populi ha poi contattato altri vincitori del secondo puzzle per confrontare le proprie esperienze, ed erano tutte identiche. Secondo le sue parole, tutte le storie erano uguali. Siamo stati invitati a unirci a 3301. Poi è successo qualcosa e il silenzio ha seguito una richiesta di avere pazienza. Nox Populi suppone che circa altri 5 abbiano completato il secondo puzzle in contrasto con i venti e passa vincitori del primo. Per quanto riguarda chi o cosa sia Cicada, Nox Populi ritiene che potrebbe essere un residuo del movimento cypherpunk della fine degli anni 80 e 90. Essenzialmente, un piccolo gruppo di attivisti che sostengono l'uso diffuso di crittografia avanzata e tecnologie di miglioramento della privacy, ma ammette che non c'è modo di saperlo con certezza. Se volete una guida molto più completa di questi puzzle, Nox Populi ha prodotto una serie di video sul suo canale che consiglio vivamente. Sebbene questi account non possano essere verificati, costituiscono un argomento molto convincente su cosa sia Cicada. Un gruppo di sviluppatori anonimi che cercano di sviluppare applicazioni attente alla privacy, reclutando individui di talento tramite puzzle crittografici. Certo, non è neanche lontanamente eccitante come un governo che cerca di dominare il mondo o una qualsiasi delle teorie più fantasiose, ma è sicuramente intrigante. Bisogna tenere a mente che nessuna parte di questi enigmi avrebbe richiesto più di una persona. I poster sono spesso indicati come prova che questo deve essere il lavoro di qualche organizzazione internazionale, ma io non sono d'accordo. Voglio dire, in questo momento potrei usare qualsiasi numero di servizi per assumere persone a caso, in giro per il mondo, per installare poster per me. Dato che nessun poster è stato trovato a più di un'ora di distanza da un aeroporto, mi porta a credere che una o più persone abbiano effettivamente viaggiato verso queste località. Voglio dire, alcuni dei poster sono stati trovati a pochi passi da un aeroporto internazionale. Il fatto è che chiunque con un reddito disponibile e abbastanza tempo libero sarebbe stato in grado di creare l'illusione di una vasta rete segreta che abbraccia il globo. Non sto dicendo che questo sia il caso di Cicada 3301. Ma è comunque una possibilità che non può essere esclusa. Detto questo, personalmente penso che un gruppo sparso di crittografi amatoriali, attenti alla privacy, sia la spiegazione più plausibile. Cicada ha rilasciato la sua ultima dichiarazione pubblica nell'aprile del 2017, limitandosi a mettere in guardia contro la disinformazione, ma lo stato attuale del terzo enigma e la possibilità di un quarto rimangono avvolti nel mistero.